tutti, oggi faccio vedere come ho realizzato una bicicletta a motore con un motore a scoppio, posizionandolo nella parte anteriore, però avendo la trazione sulla ruota posteriore. Poiché è un motore di derivazione agricola, perché proviene da un soffiatore per le foglie, il progetto l'ho chiamato AgriBike, che è un acronimo tra agricoltura e bicicletta. Ora faccio vedere come ho realizzato il progetto, seguirà poi una prova su strada. Allora, la prima cosa da costruire è l'attacco del motore. Tenete presente che nel momento in cui attacco un motore a scoppio, a sbalzo come voglio fare io, ad un telaio, questo sarà parecchio sollecitato, specialmente quando il motore viaggia in regime di coppia massima. Quindi bisogna prestare molta attenzione al tipo di attacco, cercando di bilanciare le forze e calcolando anche, diciamo, il momento torcente che avrà nel momento in cui erogherà la coppia massima. Quindi suggerisco di non utilizzare lamiere piatte di ferro, ma piuttosto strutture tubolari che hanno una resistenza maggiore a parità di peso. Ed è quello che a breve vi mostrerò. Ecco, partiamo dalla sezione laterale. Allora, è tenuta da due piastre che andranno conformate in base alla tipologia del telaio. In questo caso io ho utilizzato una vecchia mountain bike che avevo a disposizione, ho fatto diciamo il calco della struttura triangolare anteriore e tramite CAD ho riportato le misure e ho creato le piastre che ci serviranno per, appunto per l'attacco. Tenete presente che la posizione della piastra di sostegno contro il telaio crea un certo attrito e aderisce solo in uno specifico punto. Quindi è meglio mettere qualcosa sotto come una guarnizione di gomma o di spugna o di materiale plastico come nel mio caso. Quindi ho preso uno di quei, diciamo, di quei fogli plastici che in genere si trovano nelle confezioni quando viene spedito qualcosa, li ho sagomati, li ho ritagliati e ho fatto i fori dove dovranno passare i bulloni per ancorare al telaio. Diciamo che questo è un materiale che si lavora molto bene con il saldatore. Infatti, come vedete, sia a fare i fori che a smussare gli spigoli, diciamo, è un'operazione molto semplice. Una volta realizzate le due piastre e le parti, diciamo, le guarnizioni da inserire sotto, andiamo a assemblare il tutto e lo proviamo sul telaio. Per il momento lasciate pure i bolloni lunghi perché li taglieremo in un secondo tempo, in quanto dobbiamo vedere quanto si comprime la guarnizione e come risulta sul telaio. Una volta costruite le piastre per l'ancoraggio al telaio, a questo punto faremo diciamo, l'asta a sbalzo che servirà per sostenere il motore, perché come avete visto il motore è montato a sbalzo anteriormente. Quindi, come dicevo all'inizio, occorre bilanciare bene le forze durante la progettazione. Io ho utilizzato componenti che già avevo in casa e questo è il risultato. Diciamo che da quello che vedete a video poi mi sono accorto che serviva un'altra piastra di rinforzo che vedrete comunque successivamente
nel filmato in modo da bilanciare meglio le forze. Ecco, qui vedete il risultato pratico perché dopo la progettazione l'ho costruito e l'ho montato sul motore sfruttando gli attacchi presenti sul motore dove è anche collegato il riduttore di giri. Ecco, vedete una panoramica, questa è la parte di rinforzo che dicevo prima, che serve per tenere le due parti verticali più salde e questo è il tutto. Adesso vedremo come andrà montato sulla parte che abbiamo realizzato precedentemente. Ma prima di vedere come va montato su quella parte, dobbiamo fare una piccola variazione, nel senso che bisogna capire che il motore è posizionato nella parte frontale, quindi la catena di trasmissione va sul primo albero che a sua volta va sulla guarnitura centrale. Però per fare in modo che i pedali non girino quando il motore è in trazione, occorre una cosa che si chiama guarnitura a ruota libera, che avevo già realizzato tempo fa e che vi lascio il link nei messaggi del video, in modo che potete guardare il filmato e capire come costruirla. Quindi io come presupposto parto da ciò che avevo già realizzato. Ora è il momento di parlare dell'albero centrale. Albero centrale che serve per due ragioni. La prima, il motore ha il senso di rotazione antiorario, mentre la guarnitura gira in senso orario. Quindi per far quadrare le cose bisogna trasferire il moto in modo che abbia lo stesso verso. Ma la cosa più importante serve per far sì che nel momento in cui si pedala ci sia una sorta di ruota libera e quindi non si vada a fare girare diciamo, la catena di trazione che va dal motore verso l'albero stesso. Durante la costruzione dell'albero centrale mi occorreva anche un pignone e non trovandolo della misura giusta ho deciso di costruirmelo con della lamiera che avevo a disposizione. Poiché questa l'avevo già mostrato come fare in un altro filmato, anche qui vi lascio il link del filmato in cui potete andare a vedere esattamente come fare a costruirlo e avere quindi un riferimento. Quindi anche per questo componente parto dal presupposto che l'avevo già comunque realizzato. A questo punto dal filmato si può capire come funziona. Come vedete, facendo girare la catena, l'albero centrale gira e fa girare la ruota libera dal lato opposto. Poi naturalmente ci sono dei tendi catena per far sì che rimanga sempre nella tensione corretta. Eccoci arrivati all'assemblaggio finale e a questo punto si vedrà come la parte relativa all'attacco motore è stata montata sul telaio. Come potete vedere il motore è montato a sbalzo, quindi davanti al manubrio, diciamo sopra la ruota anteriore.
la catena che va dal motore all'albero centrale passa sul lato sinistro, dall'albero centrale il moto viene trasferito all'albero destro, alla parte destra dell'albero, dove c'è una ruota libera che a sua volta va sulla guarnitura centrale. Questo sistema con guarnitura a ruota libera e ruota libera sull'albero centrale permette, come dicevo precedentemente, il fatto di poter pedalare senza comunque muovere la catena di trasmissione che parte dal motore e va al lato sinistro dell'albero. E questo con un notevole vantaggio in quanto non si muove la frizione del motore e quindi la pedalata risulta più leggera. Ma il vantaggio principale è che con questa soluzione, nel momento in cui si usa il motore a scoppio, si hanno a disposizione anche le marce, i cambi di velocità. Quindi non solo quando si pedala è possibile cambiare rapporto, ma è possibile anche con il motore a scoppio. E naturalmente questo in caso di salite o pendenze o altro è un vantaggio notevole. Ecco, diciamo che come vedete nelle immagini, ok, adesso è funzionante, poi faremo la prova su strada. Non guardate l'estetica perché nessun componente è stato verniciato e non sono stati messi neanche i paracatena e compagnia bella, in quanto non li ho ancora realizzati. Serve solo, come pure i parafanghi, tra l'altro, serve solo per far vedere che il prototipo funziona e appunto lo vedremo sulla prova su strada. Seguirà poi più avanti un altro video in cui magari farò la verniciatura e diciamo curerò meglio le parti di estetica. Se vi è piaciuto il video potete mettermi un like e se volete potete naturalmente iscrivervi al mio canale. Grazie e alla prossima.